Questa sarà sicuramente una scena in cui vi ritroverete. Ci svegliamo la mattina, mettiamo su un caffè e di corsa andiamo al lavoro. Ci prepariamo poi per andare in palestra e finalmente a casa siamo pronti per dedicarci alle 1000 attività che ci frullano per la testa. Iniziare quel progetto, pagare le bollette, finire quei compiti, oppure iniziare a leggere finalmente quel libro che da tanto tempo abbiamo nella nostra scrivania o nel nostro Kindle, per poi finire in questa situazione qua. Stanchi della nostra giornata, stressati per il duro lavoro e inconcludenti, cerchiamo un po' rifugio in uno strumento che ci è tanto amico, la televisione, facendo partire quella serie TV che finalmente fa andare via ogni brutto pensiero. E a tutto il resto ci pensiamo domani. Fermi. Lo so cosa state pensando? Beh, è tantissimo che non vado in palestra e che non vado in ufficio. Ok, ma ci ricordiamo un anno fa? Ebbene, è iniziata la pandemia, è esploso tutto e un sacco di persone sono state chiuse in lockdown. E hanno pensato, beh, adesso avrò sicuramente un sacco di tempo libero per portare a termine tutti i miei progetti, tutti quei sogni, tutte quelle cose che da tanto tempo erano lì ferme. Ma penso che sappiamo tutti come è andata a finire. Come possiamo quindi allora uscire da questo circolo vizioso che ci porta a essere inconcludenti e non portare mai a termine i nostri progetti? Ebbene, oggi vi presenterò 3 step che negli ultimi mesi mi hanno aiutato notevolmente. Prima di questo però ragazzi vi chiedo un grandissimo supporto, per cui mettete like a questo video, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se volete essere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Fatemi sapere poi nei commenti se ci possono essere altri argomenti di cui vi potrebbe interessare che io parlassi. E basta, sapete che tutte queste piccole cose insieme possono fare tantissimo per aiutarmi a crescere il canale e per far sì che l'algoritmo di YouTube inizi a mostrarlo a più persone possibile. Ma ora arriviamo ai nostri 3 step. Step 1. Alleggeriamo la nostra mente. Eh sì, perché siamo talmente tanto bombardati di stimoli, di idee, che poi tendiamo a non capirci più nulla. Quante volte ci è capitato di avere quel lampo di genio, quella cosa, doverci scrivere quell'impegno e allora appuntarcelo sul calendario, poi quell'altra nota da metterci su Evernote, oppure aprire le note dell'iPhone e quell'altra volta invece scriverci un fogliettino a mano che mettiamo nel nostro zaino, nella nostra borsa, per poi... No, tranquillo, fermi tutti. No, non sei l'unico che fa questa cosa qui. Non sei l'unico che poi dopo qualche mese ritrova quella nota scritta sul telefono in un italiano molto dubbio e si chiede per quale motivo fosse stato scritto. Oppure ritrova quel numero di telefono scritto su quel foglietto che hai in borsa o nello zaino, ma non ti ricordi di chi sia. Ebbene, un primo step che ci può sicuramente aiutare a risolvere tutto questo casino è, se anche all'inizio può essere un po' più faticoso, scrivere tutto e riportare tutto in un unico posto. Scegliamo la nostra Moleskine, tutto deve essere la nostra Moleskine. Scegliamo le note dell'iPhone, tutto dovrà essere riportato lì. Io personalmente come strumento, da quasi più di un anno, ho scelto Notion, uno strumento di produttività davvero molto figo. Fatemi sapere nei commenti se in qualche video futuro volete che me ne parli. Step 2. La regola dei 2 minuti. È stata inventata da David Allen, un importante motivatore ed esperto di produttività americano. Link in descrizione se volete leggere uno dei suoi libri. La regola è molto semplice e sicuramente l'avrete già capita. Se un'attività ci occupa più di 2 minuti per essere eseguita, ci conviene farla subito, non aspettare, perché aumenterà soltanto il nostro livello di stress nella mente, ci occuperà per altri pensieri e ci metterà ansia. E certo, lo so, voi mi direte, ma cosa posso fare in 2 minuti? Niente si può fare in 2 minuti. Ebbene, magari mandare quel messaggio a cui state pensando da vario tempo, rispondere a quella mail, pagare quella bolletta. Sì, lo so, magari ci sono quelle cose che potrebbero occuparvi 2 minuti e 30, 3 minuti. Ma l'importante di questa regola è di riuscire a toglierci subito dalle scatole tutti quegli impegni che in realtà ci occuperebbero davvero poco tempo. Step 3. La matrice. Grazie a questa ci permetterà di capire quale cose fare per prime e quali invece anche eliminare. La matrice nello specifico è stata progettata e sviluppata dal 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Eisenhower. Magari molti di voi penseranno, ok, ma perché Eisenhower? David Allen potevo capirlo, è un esperto di produttività, ma Eisenhower è il presidente degli Stati Uniti d'America. Ebbene, non era infatti solo famoso per questo, ma era anche molto popolare per avere una grande capacità produttiva, per cui nei suoi 2 mandati è riuscito a fare un sacco di passaggi importanti. 2 di questi, ha semplicemente creato un'agenzia che si chiamava DARPA, che è quella che ha più o meno lanciato l'internet moderno, come lo vediamo quest'oggi, o avviato la NASA con la famosa spedizione sulla Luna.
Una sua frase molto famosa che sicuramente ci potrà aiutare in tutto questo recita: ciò che è importante è raramente urgente e ciò che è urgente è raramente importante. La sua matrice è molto semplice e adesso qui ve la mostro. Sulle righe troverete le cose importanti e non importanti, mentre sulle colonne quello che è urgente e che non è urgente. Le cose importanti e urgenti sono semplicissime, sono quelle da fare subito, come barricare la nostra casa in caso di un attacco zombie. Tanto, dopo il 2020, direi che possiamo aspettarci di tutto. Ma restiamo più seri. Delle cose che potrebbero essere, in questo caso qui, sono ad esempio portare a termine un progetto per una scadenza con un cliente, oppure studiare per un esame. Nel secondo riquadro abbiamo le cose che sono importanti, ma non sono urgenti. Un esempio potrebbe essere iniziare quel corso di cucina, che tanto mi appassiona, oppure leggere quel libro che è tanti mesi che è lì sulla nostra scrivania a prendere la polvere. Queste cose qui magari non devono essere fatte al primo posto, seppure potrebbero essere delle attività che in qualche modo potrebbero piacerci più di altre. Al terzo posto, invece, forse sono quelle un po' più complesse da capire, quelle che sono urgenti, ma che per noi non sono così importanti. Per queste abbiamo due principali scelte: o renderle in qualche modo per noi importanti, oppure delegarle o automatizzarle. Qui andiamo un po' sul complesso. Cosa mi stai dicendo, Alberto? Che devo creare un algoritmo che faccia per me tutte le cose? Ebbene, se siete in grado, ben venga. Però forse possiamo arrivare un po' più sul concreto. Mettendo ad esempio il fatto che dobbiate passare l'aspirapolvere nel vostro appartamento se vivete magari da soli tutti i giorni per magari mantenere pulita sempre la stanza. Tutta questa cosa qua può portarvi via un sacco di tempo, di energie e anche stressarvi, anche perché, ammettiamolo, non sempre è una cosa così bella da fare. Ebbene, in questo caso forse comprare un robottino di quelli che possono aiutarci a fare le pulizie può essere un ottimo modo per far sì che questa task possa essere tolta dalla nostra to-do list delle cose da fare. Oppure perché non assumere, per cui appunto delegare, una signora delle pulizie o un qualcuno che stiri per noi le camicie, così da ridurci tempo e stress. E magari sa farlo anche molto meglio di noi. Senza il magari. Infine, ragazzi, abbiamo le cose non urgenti e non importanti. Qualche esempio? Magari non perdere quelle 3 ore al giorno su Clubhouse a ascoltare 100 miliardi di conversazioni, perché sì, è una droga. Oppure scrollare in infinito il nostro feed di Instagram. E perché no? Dedicare un'ora al giorno magari su FIFA. Forse sì, sono cose belle, ci aiutano, ma forse non sono cose così importanti. Sono da fare dopo, quando abbiamo finito tutto quanto il resto. Bene ragazzi, spero che questi 3 passaggi vi possano in qualche modo aiutare. Il video è finito e fatemi sapere nei commenti se già conoscevate la matrice di Eisenhower, se pensate che vi possa tornare utile, e fatemi sapere di che altri argomenti vorreste che parlassimo insieme. E ricordatevi di mettere il like, di iscrivervi al canale e tutte le cose che sapete che si devono fare. E noi ci vediamo in un prossimo video.